Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento in giardino. Sono tornato qua in giardino in questa mattinata per parlarvi ancora di lumache, perché le lumache quest'anno nel mio giardino sono tantissime. Ieri da una singola pianta, abbastanza grande, ne ho raccolto quasi 50, una cinquantina di lumache. Quindi capite che il problema lumache qua nel giardino è diventato un qualcosa di quasi incontrollabile. Non voglio comunque arrivare ad utilizzare la lumachina, perché è un qualcosa di veramente terrificante per questi poveri animali, e quindi cercherò sempre di raccoglierle e portarle in una zona diversa dal mio giardino. Adesso vi porto in giardino per farvi vedere appunto questo attacco incredibile delle lumache, per farvi vedere anche qualche fioritura in partenza nonostante la pioggia. Potete vedere che qui la mia rosa Graham Thomas ha cominciato come sempre a fare dei bellissimi fiori, purtroppo bagnati da queste piogge. Anche la Utelsener Cluster Rose sta facendo questi fiori che sono molto belli. Qualcuno è sbocciato anche là sopra, però purtroppo con queste piogge i fiori non sono mai al meglio. Mi spiace veramente tanto. A quanto pare danno ancora 2 settimane di pioggia, 2 settimane di temperature abbastanza basse, almeno per quello che riguarda le temperature notturne, e quindi questo può portare poi in avanti delle malattie fungine sulle foglie delle rose, quindi dovrò fare poi dei trattamenti, spero non chimici, cercare di trovare un metodo un po' naturale per controllare le malattie fungine delle foglie delle rose, perché poi arrivano ad un certo punto a spogliarsi completamente, ad ammalarsi e a non fiorire più tanto. Vediamo che cosa riusciamo a fare, come riuscirò a gestire un po' tutta questa situazione. Adesso ci facciamo un giro in giardino, così vi faccio vedere la presenza di queste miliardi di lumache che quest'anno stanno divorando tutto ciò che io ho sistemato qua nel giardino. L'altro giorno ho sistemato qua i cavoli cinesi in una bellissima giornata di sole al mattino. Erano delle piante meravigliose, potete vedere nell'arco di 2 giorni che cosa è successo. È successo che ci sono lumache ovunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lumache già qui a divorare, 9 lumache a divorare tutto il mio impianto di cavoli cinesi. Qualcuno veramente è stato quasi devastato totalmente, potete vedere qui un disastro. E le lumache fanno dei grandissimi danni, soprattutto quando non c'è il sole e soprattutto nelle ore serali, notturne del primo mattino. Sono sono animali che divorano veramente qualunque cosa sia di loro gradimento. Che cosa posso fare io qui? Posso provare, come ho già fatto su quella pianta in cui ne ho raccolte una cinquantina, perché ho raccolto 50 lumache da una pianta sotto il glicine. Pensate quante lumache ci sono qua nel mio giardino. Adesso vi faccio vedere, le raccolgo, tanto sono animali innocui, non c'è nessun problema a prendere le lumache, ci troviamo soltanto un po' di bava nella mano, ma basta lavare poi le mani. Guardate qui che cosa ho qua nel giardino, solo in questo piccolo pezzo, poi vi faccio vedere altre piante. Per scovare le lumache bisogna guardare bene anche sotto le foglie, perché tendono, per una questione di predazione, a nascondersi anche sotto le foglie. Guardate qua che cosa c'è in questo piccolo pezzo di giardino, quindi immaginate un po' nel resto del giardino quante lumache ci sono. Eccole qua, guardate qui. Adesso io queste qua le prendo e le porterò in un posto lontano dal mio giardino per cercare di salvare le mie verdure. Io qui avevo messo il fosfato ferrico, ho comprato questo, mi hanno detto che è meno pericoloso per quello che riguarda gli animali domestici, dovrebbe controllare un pochettino le lumache, e a quanto pare non è servito, anche perché il fosfato ferrico poi viene portato via, ho visto che viene portato via dalle formiche, e quindi è un qualcosa che poi sparisce, quindi le lumache si trovano poi a divorare le verdure tranquillamente. Tra l'altro il fosfato ferrico ho notato che, nonostante ci sia scritto nella confezione che resiste anche alla pioggia, viene poi dilavato abbastanza dalla pioggia e quindi entra un pochettino nel terreno, sparisce tra formiche e umidità, e quindi penso che non lo userò più qui nel giardino. Volevo provare ad usare la perlite. Questa è un'idea che mi è venuta qualche giorno fa, perché le lumache sono animali che non amano camminare in suoli sabbiosi, perché impedisce loro un buon movimento, mentre strisciano molto bene nel terreno compatto, e quindi creando adesso un perimetro di perlite vediamo se che cosa succede, tanto per provare un metodo che non sia
cruento verso questi animali, che è vero che fanno tantissimi danni, però io non amo molto uccidere gli animali nel mio giardino. In passato avevo anche usato la lumachina, lo ammetto, per cercare di controllarle, ma quest'anno veramente con queste, perché non erano tante, quest'anno invece la presenza di lumache è qualcosa di veramente terrificante, e quindi proviamo ancora con la perlite, vediamo che cosa succede. Adesso la sistemo qua, attorno al perimetro dei cavoli, e vediamo se può essere un metodo per controllare queste lumache senza arrivare ad uccidere gli animali. Ho avanzato un saccone di agriperlite utilizzato per le piante grasse. Adesso proverò a sistemarla facendo una barriera proprio attorno ai cavoli cinesi, perché sono dei cavoli che a me piacciono tantissimo, perché hanno un retrogusto abbastanza dolcino e mi spiace doverli sacrificare così nel giardino, perché vorrei mangiarli io e non le lumache. Un po' lo spargo anche in mezzo. Vediamo un po' se può servire per salvare i miei cavoli. Questo è un esperimento che possiamo fare in giardino per controllare le lumache, così magari scopriamo un qualcosa che può servire, che non sia chimico. In più l'agriperlite, entrando poi nel terreno, crea un terreno un po' più drenante, visto che è un terreno argilloso. E vediamo, questo può essere un'altra soluzione. Non so più cosa fare per controllare le lumache quest'anno, perché è qualcosa di terrificante. In più continua a piovere, non la smette più, e fino a maggio andremo avanti con le temperature fresche e pioggia, tutto ciò che piace alle lumache. Dopo, tra qualche giorno, tornerò a vedere se i miei cavoli sono stati completamente divorati nonostante la perlite, o se la perlite è servita a qualcosa. Un sacco grande di perlite costa sui 29 euro, 30 euro, ma ce n'è veramente tanta, quindi possiamo magari utilizzarla se serve. Per le piante grasse serve tantissimo per arieggiare il terreno quando facciamo i rinvasi. Ok, vediamo, proviamo ancora così. Io ho avanzato ancora un bel po' di agriperlite. I peperoncini non sono stati rovinati perché non piacciono molto alle lumache. Bene, adesso attenderò 1, 2, 3 giorni, poi tornerò qua nel giardino, pioggia permettendo, per poter osservare che cosa è successo ancora ai miei cavoli. Io penso che questo possa servire, perché la pioggia quando bagna la perlite la compatta, però non la scioglie. Se non è una pioggia veramente battente, fortissima, non la fa entrare nel terreno, e penso che potrebbe essere una soluzione per evitare che le lumache ci camminino sopra, perché le lumache, vedete che qui ho ancora la bava per aver raccolto le lumache, se faccio così mi rimane attaccata la perlite. Questo potrebbe essere un elemento di disturbo per questi animali. Vediamo un esperimento, vado a metterlo anche nei cipollotti, ve li faccio vedere, perché anche lì un'invasione incredibile di questi animali. Anche qui potete vedere il disastro quest'anno, guardate qua. In più che cosa fanno le lumache? Molto furbe, scavano, perché questi sono delle foglie praticamente vuote all'interno, scavano, e quando ci sono le giornate di sole entrano in questi buchi e si rifugiano nel fondo per rispuntare poi durante la notte. Quindi i cipollotti, questi sono cipollotti egiziani, rappresentano anche un rifugio per queste lumache. Adesso andrò a raccogliermi di nuovo tutte queste lumache, utilizzerò questa volta un vasetto, e anche qui 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche nei ravanelli lumache, 8, 9, 10 e 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 eccole qua, 34, 35, 36, pensate un po', 36, 37 lumache, 38, 39, vediamo se riusciamo ad arrivare a 40, eccola qui, pensavo proprio di sì, e 40 lumache raccolte qui nei cipollotti, pensate un po' che disastro, veramente, sono un po' demoralizzato per la presenza di queste lumache, ancora una qui, quindi siamo a 41, anzi, perché no, 42, e anche qui adesso andrò a sistemare la perlita, queste lumache le butterò nel bosco, in più, anzi siamo anche a 43, 44, adesso 45, 46, 47, un disastro, anche qua perlite, proviamo anche qui a sistemare un po' di perlite in modo da impedire alle lumache di arrivare sui cipollotti, piante abbastanza resistenti, i cipollotti non vengono distrutti ma resistono, guardate qua, una nascosta ancora qui. Già le piante non crescono molto bene perché le temperature non sono ottimali, in più c'è l'attacco delle lumache e quindi vi faccio soltanto immaginare che cosa sta succedendo qui in questo giardino. In più potete vedere qua la crescita della Asclepias syriaca, la pianta dei pappagallini. 4 piantine, finalmente pensavo di averla persa qui in giardino perché non era più spuntata. Quest'anno invece sta partendo abbastanza bene, poi guarderemo anche i suoi fiori più avanti nel corso della primavera. Ok, anche qui perlite, al limite se la finirò acquisterò un altro sacco, proprio per non portare qua nel giardino le sostanze chimiche che a me non piacciono assolutamente. Vediamo, anche qui tornerò tra qualche giorno per osservare i cipollotti, in più altre lumache anche qua nei ravanelli, insomma un disastro, ne avevo già tolte una trentina l'altro giorno e sono tornate a colonizzare anche la parte qua dei ravanelli, anche loro che non riescono a crescere bene perché non c'è proprio il calore giusto. Adesso guardiamo invece un'altra verdura delle insalate che ho sistemato in una zona rialzata dell'orto dove la terra non è stata compattata, è un po' più morbida, impedisce un po' alle lumache di muoversi bene su questo terreno perché è rimasto un pochettino troppo morbido per loro e a quanto pare si sono un po' salvate le insalate che ho messo. Andrò a mettere però anche lì un pochettino di perlite. Eccomi qua col vasetto perché anche qua ci sono delle lumache. Ho detto qualcuna si è salvata perché il terreno non è molto adatto perché è molto morbido, però anche qui vedo che ci sono lumache in azione. Anche qui 3, 4, 5, 6, 7, 8, questa è bella grossa, 9, 10, 11, 12, questa è piaciuta di più, si vede che era un pochettino più saporita. Questa è la insalata lingua di canarino, è già la seconda volta che la metto qua nell'orto ed è la seconda volta che viene divorata dalle lumache grazie a questo clima piovoso e umido. Guardate, qui addirittura una piccola lumaca si è mangiata proprio la base dell'insalata. E niente, questa qui la devo togliere perché ormai è stata decapitata dalle lumache, quindi questa qui la posso anche eliminare. Anche qui vado a mettere la perlite, proviamo con questo metodo e vediamo un po' se può servire a qualcosa. Magari non servirà, non ne sono proprio sicuro che possa servire a un qualcosina, però è meglio sperimentare sempre nel giardino
e come ho detto prima comunque la perlita aiuta poi, anche entrando poi lentamente col tempo nel terreno, a renderlo un po' più drenato, soprattutto come nel mio caso ho un terreno molto argilloso che si compatta particolarmente. Le bietole colorate non sono molto appetibili dalle lumache a quanto pare, perché sono lì già da qualche settimana, non sono state assolutamente toccate. Quando mettiamo un qualcosa nel giardino per proteggerlo dalle attacche delle lumache, controlliamo sempre, come in questo caso, che non sia rimasto un superstite qua dentro, perché altrimenti si divora quel poco che è rimasto. Adesso facciamo ancora così, una sorta di facciamatura di perlite, e vediamo se può servire. Cerco di... Poi è anche vero che può servire, nel senso che senza perlite magari arrivano 50 lumache, con la perlite un elemento di disturbo magari ne arrivano 3 lumache, diciamo, mettiamo che ne arrivino 3, magari divorano qualche foglia, 3 lumache, magari non fanno un danno come 50 lumache come abbiamo visto nei cipollotti. Quindi se qui entrerà poi una lumaca, si mangerà magari un'altra testa di insalata, pazienza, la ricompro. L'importante è non perdere completamente tutto il raccolto, perché come dicevo le lumache in 1-2 notti possono far fuori tutto ciò che noi abbiamo messo nel giardino. Mentre vi parlo osservo anche gli agretti, ho comprato degli agretti da mangiare, ho provato a sistemarli nel terreno per vedere se ributtano ancora le foglie, perché negli agretti il raccolto può essere fatto anche 2 volte, e anche lì lumache dappertutto, addirittura anche sulle taccole, si sono arrampicati sui fusti. Insomma, le giornate piovose rappresentano anche questo, un grande problema per quello che riguarda gli attacchi appunto di lumache nei nostri giardini. Io, come vedete, paciocco anche un pochettino la perlite, perché essendo un po' sabbiosa, avendo toccato le lumache, mi elimina un po' di bava dalle mani. Poi logicamente quando andiamo a raccogliere le lumache, adesso stamattina mi sono dimenticato, però mettiamoci magari dei guanti, così non ci impiastrichiamo tutte le mani. Comunque le lumache sono animali innocui, quindi poi basta lavarsi soltanto un pochettino le mani e voilà, il gioco è fatto. Adesso quello che devo fare è andare a buttare tutte queste lumache, che come vedete stanno già uscendo da sotto perché il vaso è forato. Vado a buttarle qui nel bosco e facciamoci ancora un girettino per osservare ancora un qualcosa in questo periodo terrificante qui nel mio giardino. Eccoci qua nel cerchio degli iris che stanno fiorendo anche purtroppo per via delle piogge, sono abbastanza appesantiti, ce ne sono anche di gialli, anche qui qualche animale ha fatto un po' di disastri, abbiamo visto le cimici l'altra volta e in effetti ce n'è ancora qualcuna, non sono molto presenti però nei giorni di pioggia, vedo che ce n'è soltanto una qui, gli altri fiori non sono più colonizzati come quella giornata di sole, quindi probabilmente le cimici anche durante le giornate di pioggia vanno a rifugiarsi da qualche parte, almeno penso questo. Qui ho piantato i narsturzi per poterli fare arrampicare e qui le lumache non hanno fatto un grande disastro. Questo perché? Perché attorno a questa aiuola non c'è un elemento in cui possono rifugiarsi durante il giorno, perché durante il giorno le lumache, soprattutto nelle giornate di sole, vanno a rifugiarsi sotto le pietre, sotto i rametti dimenticati nel giardino, magari dei paletti di legno. Tutto ciò rappresenta un rifugio. Se nei paraggi non c'è un qualcosa di questo tipo, il terreno rimane abbastanza libero dalle lumache, perché le lumache hanno il terrore di muoversi in maniera scoperta. In effetti è per questo che escono di notte, nella sera, per attaccare le nostre piante. Durante la notte non c'è nessuno che le disturba e quindi possono fare tutto il loro lavoro. Durante il giorno tendono poi a scappare via e rifugiarsi subito per evitare di essere predate. In giornate come queste, molto grigie e molto piovose, le possiamo trovare, come abbiamo visto, anche attaccate alle piante, perché comunque è proprio una giornata ideale per loro, perché c'è tanta umidità per potersi muovere e quindi magari corrono anche il rischio di poter essere predate pur di nutrirsi, perché anche loro hanno fame. Però in questa aiuola, che è tutto abbastanza pulito, potete vedere l'erba è stata tagliata abbastanza bassa. In questa aiuola presenza di lumache praticamente quasi nulla, mi sembra di averne vista una
non c'è nessun tipo di attacco, proprio perché nel circondario non c'è nulla che può dare a loro un rifugio, mentre per quello che riguarda i cavoli cinesi o i cipollotti, lì vicino ci sono le vasche dell'acqua, lì c'è l'erba di San Pietro, una pianta che fa un cespuglio abbastanza fitto, quindi sotto possono rifugiarsi. Ci sono tutti gli iris molto fitti, anche quello degli iris piantati molto fitti, come ho fatto io nel sentiero degli iris, rappresenta un percorso in cui possono mettersi tra i rizomi e trovare riparo durante la notte. Quindi secondo me l'unico modo per non avere lumache nel nostro giardino è innanzitutto non avere un terreno argilloso che tiene tanto l'umidità, avere un terreno sabbioso sarebbe l'ideale. Avere un giardino magari molto ben pulito, io sono abbastanza disordinato, anche per questo ho parecchie lumache qua nel giardino, non avere come nel mio caso la vicinanza col bosco perché tante arrivano da lì, e soprattutto se abitiamo poi in zone in cui le piogge non sono molto abbondanti, ebbene il gioco è fatto. Qui purtroppo in questa zona del Piemonte occidentale, del Pinerolese, è una zona molto ma molto piovosa e quindi questo rappresenta un buon ambiente per questo tipo di animali e quindi con i relativi danni alle nostre colture. Eccomi qua davanti ad uno spettacolo qua nel giardino che comincia a ripetersi ed è la fioritura delle rose knockout. Rosa knockout, una rosa tapezzante molto robusta, nel senso che è una rosa che dà soddisfazione anche se viene un po' maltrattata, sopporta benissimo anche un po' di siccità, anche se non è potata, regola d'arte, regala sempre i suoi fiori, magari in numero minore, ha dei fiori scarlatti che sono un qualcosa di meraviglioso, in più a gruppi, quindi si riempie veramente di colore. Quindi nonostante il disastro creato dalle lumache, nonostante questo tempo uggioso, piovoso, grigio che sembra quasi invernale o tardo autunnale, qui il giardino riesce a regalare, comunque un giardino riesce a regalare sempre qualche emozione, e un'emozione è data proprio dalla presenza di queste rose che sono di una robustezza incredibile, si ammalano pochissimo e quindi le consiglio proprio da portare in giardino, perché se vi piace questo colore scarlatto, ebbene questa è proprio la pianta che fa per voi. Eccomi qui davanti al secondo anno di sviluppo di questa, al terzo anno di sviluppo di questa salvia nemorosa caradonna, dovrebbe chiamarsi così, qui c'era il cartellino, io ho scritto salvia caradonna, ma penso che sia proprio una salvia nemorosa caradonna, adesso non sono ben sicuro, comunque il nome scritto qui è salvia caradonna, quindi dovrebbe chiamarsi così. Io a volte con i nomi delle piante proprio mi perdo, mi piacciono tantissimo, me le ricordo guardandole, ma io per i nomi poi a volte sono veramente un disastro. Comunque, perché ho scelto le salvie da sistemare nel giardino? Ne ho messi già altri esemplari, come anche la salvia sclarea, perché sono piante che sopportano bene la siccità e quindi non bisogna impiegare tanta acqua per poterle far crescere nel nostro giardino, e quindi sono proprio piante da giardino moderno, visto il cambiamento climatico in atto che porta poi delle grandi siccità. Adesso mi trovo in un periodo molto piovoso, maggio è sempre un periodo in cui piove abbastanza, poi magari da giugno, metà giugno in poi parte questa siccità che poi non finisce più, e quindi se abbiamo in giardino delle piante che sopportano bene un suolo secco, bene, le salvie fanno il loro lavoro e regalano anche dei bellissimi fiori, anche se non vengono molto bagnate. Bisogna seguirle solo nel primo anno di impianto perché devono radicare. Potete vedere i suoi fiori, sono veramente molto belli, questo viola scuro, io sono molto attratto dal contrasto tra i colori delle salvie viola, ad esempio, e il bianco magari di una rosa. Qui dietro c'è una rosa Pierre de Ronsard che era un rampicante, poi l'ho potata male un anno ed è rimasta cespugliosa, non riesce più a creare dei rami molto lunghi. Probabilmente qui al nuovo impianto, adesso qua nel roseto, si svilupperà, spero di sì. Se diventerà di nuovo un rampicante, io sostituirò questo supporto e metterò un arco come ingresso qua nel roseto in cui lei potrà arrampicarsi, come abbiamo visto nella rosa Graham Thomas, che mi piace veramente tantissimo anche per il suo profumo fantastico. Tra l'altro nella Graham Thomas ho visto che un uccellino ha fatto un nido all'interno, e quindi sarà una rosa da potare poi un po' meno, comunque non toccarla tanto dopo le fioriture, quando comincia un po' a sfiorire per fare poi la seconda fioritura. Prima di potarla devo controllare che non ci siano nidiacei lì nel nido per evitare appunto di disturbare questi animaletti. Comunque salvia caradonna, meravigliosa, con i suoi fiori bellissimi, una pianta che si può anche portare in giardino proprio per la sua robustezza e per il suo colore bellissimo e la resistenza alla siccità.
comincia anche la fioritura del Philadelphus Star Bright. Questo Philadelphus sistemato qui all'ingresso del giardino. I suoi fiori hanno un odore che è un qualcosa di pazzesco, rimarrei delle ore qui ad annusare questi fiori, purtroppo anche loro bagnati dalla pioggia, appesantiti, come potete vedere sono anche tutti i rami sono rivolti un po' verso il basso per il peso proprio dell'acqua. Quello che mi spiace un po' è che il Philadelphus è una pianta a fioritura primaverile, quindi se il tempo rimarrà così ancora per tanto tempo, la fioritura io la osserverò bagnata, perché poi finita la fioritura questa pianta non fiorisce più, passerà poi tutta la tarda primavera e l'estate solo con le foglie, e quindi dovrò poi attendere l'anno successivo, sperando che ci siano delle giornate migliori per poter godere poi della fioritura di questa pianta. Comunque dai, magari arriverà poi un po' di sole, ne sono sicuro, sono ottimista su questo. Può anche alternare un po' di pioggia, un po' di sole, sarebbe l'ideale in giardino, perché bagna poi asciuga, bagna asciuga, sarebbe proprio il top per quello che riguarda il mantenimento di un giardino ben idratato dall'acqua e asciugato poi dal sole, è proprio un processo naturale. Quando invece la pioggia continua per giorni e giorni, come in questo caso che ormai veramente non se ne può più, e a quanto pare ancora per 2 settimane ci saranno piogge continue, e va bene dai, vediamo un po' che cosa riesce a regalare il giardino, vediamo che cosa riusciamo a godere anche di questo periodo un po' così. Sì, questo è proprio il Philadelphus Star Bright, anche qui un'etichetta fatta con il legno, pensavo con impregnante, pensavo fosse un po' più resistente, invece niente, sta andando anche l'etichetta. Questa pianta poi dovrò potarla dopo la fioritura, perché è una pianta a fioritura primaverile che fiorisce sui rami dell'anno precedente, quindi se noi a fine inverno gli facciamo la potatura non avremo la fioritura, bisogna potarla dopo la fioritura, un po' come la spirea, abbiamo visto la spirea vanuttei, anche lei va potata dopo la fioritura, perché poi produrrà dei rami nuovi che arriveranno in fioritura poi nella primavera successiva. Ancora un'annusata a questi fiorellini prima di non vederli più devastati dalla pioggia. Mamma mia, fantastico. Io a volte penso che ci sono dei profumi orgasmici che regalano proprio qualcosa di molto forte, e il Philadelphus è proprio uno di questi. Eccomi qua, sono in giardino, le lumache non si sono accorte, ce ne sono 2, ma non si sono accorte della fioritura del Sauromatum guttatum. Avevo fatto un video in cui li avevo messi qui nel giardino, in questo punto ombroso del giardino, stamattina è fiorito, almeno questo me lo fanno guardare, se lo sono un po' risparmiato le lumache. Una bellissima fioritura che si è aperta stamattina, non ha ancora questo odore pestilenziale che fa sì che ci si allontana da questo fiore perché ha un odore terribile, potete vederlo qui, vellutato, leopardato, fantastico, bellissimo. Può essere anche molto più grande questo fiore, questo è diciamo una misura media, può essere ancora più lungo. Si apre, dura 1-2 giorni, dopodiché comincia a disfarsi, sparisce, e dopo un po' di tempo spunta una singola foglia a forma di palmetta, insomma una pianta interessantissima. Qui le lumache sono comunque arrivate perché vedo della bava e l'hanno anche un po' assaggiato, ma si vede che non gli piace tanto, visto l'odore che ha. Al momento non ha ancora odore perché si è aperto da poco, ma cerca di, diciamo, sprigiona di più questo odore nelle giornate calde. Nelle giornate piovose si sente un pochettino, ma nelle giornate calde veramente avvicinarsi a questo fiore è un po' un'impresa. Bene, aspettiamo altre fioriture, pian piano stanno spuntando. Io i bulbi li avevo anche un po' raccolti di misura non tanto grande, quindi probabilmente essendo piccoli ci mettono un po' a spuntare, e speriamo anche che le lumache onnipresenti qui nel mio giardino non arrivino a divorare soprattutto le prime punte che spuntano dal terreno, perché è la parte proprio del fiore più delicata, perché deve spuntare e poi crescere. Se la lumaca poi lo decapita al crescere nel terreno, solitamente magari si ferma e non riesce più a fiorire, quindi partirà poi la foglia successivamente. Vediamo dai che cosa succede. Anche qui c'è da sperare che le lumache non facciano un grandissimo disastro. Bene, io, il giardino, le lumache, la pioggia, i fiori del Philadelphus e gli altri fiori del giardino, vi salutiamo, cerchiamo di convivere tra di noi, cerchiamo di aiutarci un po' a vicenda, cerchiamo di non entrare un po' tanto in conflitto con ciò che il giardino può anche rappresentare per quello che riguarda i problemi. Il giardino è anche questo, bisogna cercare di convivere anche
con le difficoltà, perché queste ci aiutano a capire anche come muoverci in giardino. Per quello che riguarda le lumache, se guardando una lumaca poi arriviamo subito con un qualcosa di chimico per annientarla, non riusciremo mai a capire che cosa ha portato la lumaca ad essere presente qui nel giardino, perché bisogna cercare di capire questo. L'abbiamo visto nell'aiuola dell'iris, quella circolare, se non ci sono elementi di riparo intorno, lumache ad esempio non ce n'è tantissime. Se è molto disordinato, ci sono delle cose posate per terra, le lumache trovano rifugio e poi dopo vanno a devastare le nostre piante. Quindi quando noi vediamo un qualcosa che non ci piace nel nostro giardino, prima di pensare subito ad annientarlo e a eliminarlo, dobbiamo cercare di capire che cosa ha portato quell'animale ad esempio ad essere presente in quella zona specifica del giardino. Quindi facciamoci delle domande, facciamo anche una ricerca magari sui libri, su internet, per capire che cosa portano determinati animali ad avvicinarci appunto nella nostra zona, nel nostro giardino. È logico che è una questione di alimentazione, perché anche gli animali devono mangiare, però qui intorno c'è tutto il bosco a disposizione e molte si sono concentrate qui, e questo può essere anche proprio perché trovano a volte nel nostro giardino proprio degli elementi di protezione, si sentono abbastanza protetti, anche perché ad esempio mettiamo un animale predato dagli uccelli, dai rapaci, in un giardino può trovare una zona di riparo perché è sempre frequentato dall'uomo, i rapaci non si avvicinano perché c'è l'uomo e quindi questi animali si sentono al sicuro. Io spero di riuscire a controllare un pochettino queste lumache, continuerò ad allontanarle e portarle lontano in modo da toglierne un po', non eliminarle del tutto perché le troverò sempre, ma una parte portarle via. Con questa perlite e un'altra soluzione potrebbe essere, proviamo anche questo e cerchiamo pian piano di arrivare a togliere il problema, anche se non del tutto, ma controllarlo più che toglierlo, cercare di avere un buon controllo di questo problema, evitando di portare qualcosa di chimico nel giardino che può essere pericoloso per noi, per i nostri animali domestici e soprattutto quando poi nel nostro giardino abbiamo un orto, perché quelle verdure ce le portiamo in tavola. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, spero in una bella giornata di sole. Ciao ciao e grazie a tutti. Ciao ciao.